Sono Ovidio Assonitis, greco, nato e vissuto per 16 anni circa ad Alessandria d'Egitto e poi a Roma. A 20 anni ho costituito la mia prima società a Singapore, la Sitoro, che si è occupata di commercializzazione e distribuzione di film nel sud-est asiatico. A 21 anni ho finanziato e prodotto il mio primo film. Da allora sono passati una quarantina d'anni e 54 film realizzati soprattutto negli Stati Uniti. Negli anni 90 sono stato presidente della società americana Canon Pictures, società quotata in borsa, e anche per un breve periodo consigliere d'amministrazione della Metro-Goldwyn-Mayer. Insomma, tanti lustri appassionanti trascorsi tra produttori, registi, distributori, esercenti, ma soprattutto vissuti con la voglia di far conoscere e raccontare storie e di comunicare emozioni. Poi una grande vocazione naturale, scoprire e portare all'esordio artistico e professionale giovani talenti. Ricordo fra questi oggi il più noto fra tutti, James Cameron, il regista di Alien, Titanic, Avatar. I primi anni del nuovo millennio, che hanno indiscutibilmente segnato la crisi del cinema indipendente, sono stati poco prolifici per me dal punto di vista produttivo, ma estremamente utili perché ricchi di riflessione e di presi di coscienza. Di fatto ho trascorso questi anni cercando di capire il nuovo panorama dell'entertainment nel quale io potessi inserirmi, potessi inserire la mia creatività ed esperienza imprenditoriale. Non mi è stato difficile comprendere che l'artigianalità, forza indiscussa del cinema degli anni passati, non era più declinabile con i principi industriali imposti dalle multinazionali dello spettacolo. Fra queste le leggi dell'economia di mercato planetarie, le innovazioni tecnologiche avanzate, condizioni imprenditoriali in cui il prodotto film non ha senso economico se non integrato nel tessuto più allargato dell'entertainment, della multimedialità e della socialità. La sopravvivenza del produttore indipendente artigiano del cinema avverrà solo se riuscirà a trasformarsi in imprenditore, in industriale della multimedialità. Il mercato globale ha bisogno di questa figura, così come ha bisogno di nuove imprese che producono e distribuiscono software delle immagini, perché è utile ricordare che gli abitanti di questo pianeta ogni anno spendono più di 600 milioni di ore e più di 400 miliardi di dollari in forme legali di intrattenimento. Come tutte le imprese, anche quelle dell'entertainment hanno bisogno di risorse economiche e di mezzi finanziari adeguati, mezzi dinamici che consentono la crescita alle aziende. È indispensabile quindi che il mercato finanziario diventi partecipativo ad un valido progetto di business, e ciò avverrà se il progetto azienda risponderà a dei principi previsionali comprensibili dai mercati, a percezioni di ricavi realistici, a fattori di rischio controllabili e quindi ad un piano di affari coerente e proiettabile a media scadenza. Nasce da queste considerazioni Charlie o meglio le due società operative, Charlie The Communication Company e Charlie The Web Company, di cui io sono il fondatore e presidente. Il nostro core business lo abbiamo subito individuato: creare e diffondere prodotti e contenuti multimediali che siano generati da adolescenti e giovani talenti che hanno un grande interesse per il mondo della comunicazione. Questi sono i nostri obiettivi: il finanziamento e la realizzazione di linee di prodotti o brand da offrire 2 volte all'anno sul mercato. Editoriali, la pubblicazione di un romanzo, la pubblicazione e la realizzazione di contenuti musicali. Entertainment, la produzione e commercializzazione di film da immettere nel grande circuito cinematografico nazionale e internazionale. Merchandising, la realizzazione e commercializzazione di prodotti di consumo direttamente o in co-marketing con altri brand. Infine il management, la valorizzazione dei nostri giovani talenti. Questi prodotti saranno innervati in una campagna promozionale assolutamente innovativa, relazionale, one-to-one, costante, che avrà la sua matrice nella Charlie The Web Company e nel gioco di rimbalzo pubblicitario fra i prodotti della stessa linea. Altro obiettivo, la creazione insieme all'Associazione Nazionale Fair Play del CONI
di sedi Charlie O in ciascuna regione italiana. E infine sono questi gli obiettivi della società sorella Charlie O The Web Company: la creazione di una web televisione e di una testata giornalistica, la realizzazione di programmi dedicati e news di interesse del segmento demografico adolescenti e infine la promozione e la diffusione pubblicitaria di tutti i prodotti che la Charlie O The Communication Company ha realizzato. Ecco in sintesi il progetto industriale di Charlie O, la cui ricerca e sviluppo sono avvenuti negli ultimi 2 anni e che affronterà i mercati a partire dal 2011. Un progetto multimediale, la cui innovazione più importante è stata nel decidere di affidare la realizzazione di tutti i prodotti adolescenti under 16, i quali, liberi da ogni condizionamento, comunicheranno e condivideranno con altri adolescenti e non solo le loro esperienze, le loro ansie, la loro crescita, tenteranno di fare arte, entreranno direttamente nella realtà professionale apportando ai prodotti quel quid di contenuti, di novità stilistica e di linguaggio vicini alla domanda del consumatore destinatario delle opere stesse. C'è solo un mondo che può cambiare i colori dell'universo: il mondo dei giovani.